L'aspettativa generale era al minimo. L'attenzione dei presenti, perlomeno secondo registro, era ancora più esigua, dalla cattedra fino alle zone più torbide agli ultimi banchi, dove la curiosità si desta unicamente per l'originalità dell'evento, giammai per ciò che venga ritenuto scontato, soprattutto laddove il protagonista di turno sia storicamente inadatto a recitare il ruolo del vincente. Non di meno, disattendendo ogni pronostico, Mattia era vispo. Inconscientemente tale. D'accordo, come potrebbe esserlo solo una comparsa che finalmente abbia trovato cosa dire. «Prego», fece stancamente l'insegnante di informatica, «spiega pure ai tuoi compagni il capitolo che avevate per casa». Di seguito sbadigli in quantità industriale e indifferenza d'occhi e orecchie da far crollare sicurezze perfino nel più navigato abitante delle scene teatrali. D'altra parte, talvolta capita che quest'ultime siano solcate da creature che non sono lì per ricevere applausi o lodi. Sono lì e basta. Per la prima volta nella loro seppur breve esistenza ci sono. Mattia si schiarì la voce e iniziò. Si accende in un attimo. Non ci vuole molto. Bisogna volerlo, altrimenti è uno spreco di tempo e di noi. Subito dopo, lo spazio a disposizione si illumina, mostrandoci il disegno che abbiamo scelto. Ciò che desideriamo vedere per primo ogni volta quando cominciamo a usarla. Esatto, usarla, perché di questo si tratta, di uno straordinario strumento nelle nostre mani, un'occasione irripetibile, un prezioso dono per riceverne e farne altrettanti. Tuttavia, è anche un'infinità di altre cose, e questo dipende solo da noi. Da volontà e coraggio, certo, ma anche da emozioni e sentimenti. Tra tutti, l'amore per il tempo che abbiamo da riempire con lei. In fin dei conti, è l'unico tempo davvero nostro. È una macchina per viaggiare in quest'ultimo, con cui salvare istanti e colori, aggiungerne di propri e rendere la realtà meno se stessa, per non soffrire invano e dar tregua al cuore. È più di ogni altra cosa una finestra sul mondo che non vedrai mai a occhio nudo. Alcuni sostengono che sia un male, altri un bene. Altri ancora non si pongono affatto il problema e un po' per solitudine o semplice affetto per l'atto in sé ne disegnano all'interno altrettante. Finestre, che aprono finestre e che ne liberano altre ancora, senza tregua, senza timore, non più. E ogni tanto il miracolo si avvera, il vetro si fa specchio e ti senti finalmente meno solo, più vivo. È in quel momento che capisci appieno che questa possibilità non ti è stata offerta per fuggire dal prossimo, tutt'altro. Il crescendo di sguardi interessati e corpi protesi verso l'inaspettato protagonista del palcoscenico scolastico era stato quanto mai repentino. Il normalizzatore in campo, per legge più che vocazione, si sentì in dovere di sottolineare il gesto. «Bravo Mattia!» fece il professore. «Ottimo! Complimenti per la tua, diciamo, particolare ma appassionata descrizione. C'è solo una cosa che non ho compreso. Parlando del personal computer e di Windows, con quei metaforici riferimenti al monitor, internet e i social network, perché ti sei espresso al femminile?» Mattia sorrise. Sapeva già che non sarebbe stata la prima volta di veder fraintesa la sua fantasia. Che serata, ragazzi! È stato il tempo della mia vita, senza scherzi. Il giorno da ricordare per eccellenza, come una sorta di farmaco alleviante ogni pena, sempre a portata di mano, ovvero di memoria. La mia prima volta al club. Il club degli amici, ma non gente comune, è chiaro. Altrimenti difficilmente giustificherebbe una qualsivoglia menzione, figuriamoci un intero racconto. Non so se vi è mai capitato di trovarvi immersi in tale scombinato, improbabile e al contempo attraente insieme di creature dove non riesci a staccarti dall'una mentre la prima accanto sembra promettere anche di più. E allora finisci per accomodarti sul divano, ma va bene anche un normale sgabello, perfino in piedi appoggiato alla parete. Ciò che conta è che quella privilegiata posizione ti permette di riuscire a riempirti gli occhi con la maggior parte delle meraviglie che ti circonda. Che serata, già! E che straordinarie esistenze si materializzano grazie o per colpa di una sfrenata sete di amicizia.
C'era l'amico dai muscoli perfetti e la forza di 1000 tori, che riusciva a infonderti sicurezza solo sfiorandoti con quegli occhi accesi di carattere. E c'era anche l'amica malata di un sorriso incurabile e soprattutto contagioso di una contagiosità dalla quale nessuno avrebbe potuto difendersi. Voluto, a essere esatti. C'era l'amico dall'abbraccio perfetto, con la stretta salda e tutto fuorché imbarazzata, più che mai con un tempo infinito solo per te. E c'era l'amica per la quale, qualunque cosa di brutto ti fosse accaduto, per lei sarebbe stato lo stesso, con le tue medesime sensazioni e con le stesse conseguenze nel vivere. C'era l'amico che c'era, punto. Era il re della festa. Chi avrebbe potuto negarlo? E c'era pure l'amica dalla bocca serrata e dalle orecchie giganti, abnormi forme per la maggior parte del mondo, ma un'ascoltatrice ideale per i bisognosi di silenzio e attenzione. C'erano gli amici dal tempismo perfetto, quelli che hanno coraggio laddove il panico diventa insopportabile, e le amiche che ridono di gusto e con indiscutibile sincerità quando nessuno lo fa innanzi alle tue presunte facezie. Quelli che capiscono, malgrado ci sia poco da capire, ma questo non vuol dire che sia disattesa la tanto desiderata comprensione. E quelle amiche che ti osservano e non distolgono lo sguardo, ma non lo fanno solo per amicizia. Ed è questo il bello. E c'erano altresì gli amici e le amiche che non danno consigli e nemmeno risposte, che non sanno tutto quello che non sai e soprattutto non hanno bisogno di sottolinearlo e che il più delle volte scuotono la testa confessando la loro ignoranza sulle cose della vita. Ma quando cala la notte, nell'anima e i rulati dell'inquietudine crescente si levano dalle zone più remote del cuore, si fanno vivi da un istante all'altro e tutto diventa meno difficile. Che serata! Non so se sia giusto consigliarvela, perché non è tutto luce quel che brilla, dicono. Ciononostante, riuniti insieme nella stessa stanza, le cui dimensioni sono sfortunatamente più grandi di quel che dovrebbero, sono tutto quello che ti rimane. E per molti è davvero tanto. Chi potrebbe negarlo? Nessuno potrebbe, qualora si tratti della serata del club degli amici immaginari. C'era una volta l'acqua. Vabbè, non esageriamo. Non possiamo più, ormai. Diciamo la verità. C'era una volta l'ultimo bicchiere d'acqua. Immaginatelo. Immaginatevi tutta la gente del mondo che accorra stremata e consumata dall'arsura attorno all'ultimo dono rimasto. Ovvero 2. Perché anche il bicchiere è un meraviglioso presente, se ci pensate. Così come tutto ciò che abbia la fortuna di contenere la parte migliore di noi. Ecco perché nessuno si dovrebbe sentire in diritto di maledire e in qualsiasi modo imprigionare il corpo altrui, per quanto inopportuno nelle forme e nel movimento. Ma questa è un'altra storia. Ragioniamo sulla scena. Se fosse uno solo a raggiungere il bicchiere, senza indugiare neanche per un secondo, lo afferrerebbe con foga e berrebbe avidamente. Laddove arrivassero in 2, ecco l'esito più probabile. Si scannerebbero con le poche forze rimaste e l'unico sopravvissuto alla tensione, se mai ce ne fosse uno, prenderebbe il bicchiere e ingollerebbe l'acqua con un'espressione tronfia. Nel caso ne arrivassero 3, facile prevedere il risultato, perché quasi di sicuro i 2 più smaliziati si unirebbero contro il più ingenuo, eliminandolo in qualche modo, per poi affrontarsi a loro volta con l'acqua destinata al vincitore. Allorché gli scopritori del fatidico bicchiere fossero 4, sarebbero 3 gli scaltri a privarsi del sempliciotto del gruppo, per poi vedere ripetersi l'eventualità subito precedente. E così via. Ormai presumo sia chiaro che, per quante persone possano ritrovarsi di fronte all'ultima bevuta sulla terra, l'epilogo che vedremmo non cambierebbe. Ebbene, come spesso capita, la realtà supera di gran lunga l'immaginazione di una qualsivoglia storiella di poco conto come questa. Perché per quanto possa essere capiente quel bicchiere, per quanto sia ingente la quantità di acqua che ci rimane, per quante persone effettivamente ne stiano disponendo, la fine della storia che stiamo scrivendo è questa. Uno beve e tutti gli altri no.
una sensazione terribile. Non hai idea, credimi. Davvero? Fa sua moglie. Raccontami tutto, Piero. Ci provo. La cosa. All'improvviso mi rendo conto di quella cosa. Lei è dentro di me. Lei è viva. Si muove e pensa. In quell'istante capisco che non è una cosa. È una creatura. Un alieno che vive in me. Come in quel film di fantascienza. Solo che qui non siamo in un film. Io non vivo in un film. Sono una persona come tante. Un uomo comune, di carne e sangue, che può farsi male, che può morire. Qualcuno che deve preoccuparsi di se stesso, perché la vita è già difficile di suo, ti spinge a proteggerti, ti rende egoista. Perché devi sopravvivere, perché vuoi sopravvivere. Ma in quel momento non riuscivo più a pensare a questo. Mi sono sentito incredibilmente debole e indifeso, fragile oltre ogni possibilità. Come la più esile carta velina alla mercé financo del più innocuo refolo. La paura ha preso ulteriormente possesso del sottoscritto, consapevole che proprio in quell'istante di massima vulnerabilità la creatura si è manifestata dentro il mio corpo, nel frangente in cui avevo maggiormente bisogno di tutta la mia forza. E allora, con un moto di orgoglio, ho cercato di esortare ogni muscolo, ciascun nervo e gli organi tutti a farsi uno per fronteggiare l'invasore della mia esistenza. Lo sforzo fu vano, ed è a quel punto che la mia angoscia ha raggiunto vette impensabili. La creatura sembrava approfittare della mia sopravvenuta energia, come se traesse giovamento proprio da ogni mio tentativo di resistere, come se fosse del tutto padrona del sottoscritto. Ho desiderato odiarla con tutto me stesso, ma non ci sono riuscito, constatando che ogni sentimento che potesse in qualche modo respingerla fosse bandito dal mio essere. Nella mia vita ho avuto le mie esperienze, ho superato difficoltà e sofferenze, sono cresciuto in tanti modi e ho imparato molto. Ho letto, come sai, ho viaggiato in lungo e in largo. Io mi ritengo un adulto consapevole e forte. Non di meno, niente di quel che avevo dalla mia mi aveva preparato a un panico del genere. Non è umano tutto ciò, mi sono detto. E questa è roba soprannaturale, ho pensato. C'è posto solo per me lì dentro, ho urlato quindi alla creatura. Esci, ti prego! Sono perfino arrivato a implorarla. E poi? E poi ti sei svegliato, vero? Sì, Cinzia. Poi mi sono svegliato. Che razza di incubo. È stato orrendo. Tu non hai idea di cosa ho provato. Ma certo, caro. Piero? Sì? Mi sa che è giunta l'ora. Sul serio? Sì. Prendi l'auto e accompagnami a partorire la creatura. Salve, vorrei iscrivermi a questo vostro nuovo social, perché è nuovo, vero? Certo, verissimo. E come si chiama? Social. Social. Solo social. Solo social, cioè senza solo. Social, punto. E senza punto. Le piace? Non saprei, ma cosa mi può dire di più? Oh, ecco, vede, una volta iscritto, lei avrà la possibilità di scegliere un nickname come nome del profilo. Potrà caricare un'immagine con l'avatar di quest'ultimo e potrà postare all'interno della sua pagina frasi, immagini e anche video. Le piace? Ma non è così originale. Non offrite qualcosa di innovativo? Scherza! Prima di tutto noi siamo i primi a mettere a disposizione degli utenti una funzione del tutto sperimentale, che sarà il must del terzo millennio. Sarebbe? I caratteri ipnotici. Cosa? I caratteri ipnotici, giovane! Dal nickname alle condivisioni di stato, passando per i post più corposi, le parole digitate con le suddette lettere garantiscono l'ammaliamento totale del lettore di turno, il quale non potrà fare a meno di condividere qualsiasi cosa abbia letto. Le piace? Non è male, ma io non è che tenga particolarmente alla viralità di ciò che penso. Capisco, ho inteso il tipo. Lei è single? Sì, perché? Ecco, mi lasci rivelarle un'altra chicca della nostra piattaforma. Riguardo all'avatar, come iscritto, lei avrà subito attiva l'opzione virus d'amore. E di che si tratta? Ma di un algoritmo a seduzione mirata, il quale permette di modificare la propria foto personale a seconda della preda. Preda? Sì, della persona che si vuole conquistare, se preferisci. Beh, preferisco, scusi. Preda mi sa di cacciatore o peggio. Certo, si figuri, ma io sono come lei, all'antica. Veramente ho 16 anni.
Io pure! Scherzo. Comunque, una volta indicata al sistema la persona amata, il software elabora una fotografia perfettamente in grado di farla innamorare. Garantito al 1000%. Le piace? Beh, vede, io non sono uno di quelli che va su internet per rimorchiare. Certamente, mi rendo conto! Sì, vabbè. Ma noi abbiamo pensato a tutte le tipologie, si immagini. Ecco perché con sincero orgoglio che vado a illustrare il nostro fiore all'occhiello. E cos'è? Le spiego subito. Lei sa bene che i vecchi social network sono pieni di profili fasulli, che a loro volta gestiscono migliaia di utenze fake e che le vendono al miglior referente. Come risultato abbiamo una miriade di gruppi e pagine piene di followers inesistenti che però gli garantiscono popolarità e addirittura autorità. Ebbene, noi siamo oltre, perché noi siamo veri, non fake. Cioè? Noi ci siamo sul serio, amico! Le basta passare al pacchetto Pro pagando una modica cifra mensile e mettere la spunta sulla funzione comitiva adorante. E di cosa si tratta? Di una roba straordinaria! Ovunque vada, qualunque cosa faccia, ogni cosa che dirà, bella o brutta, sbucheremo noi altri in massa ad applaudire e a fare il tifo per lei. Bravo, dai, grande! Intonando il suo nome con cori da stadio, dal vivo! Pensi che ultimamente sta andando di moda l'utilizzo di tale clamorosa gratificazione in camera da letto, prima e dopo. Pare che sia utile per la precocità del... Beh, ha capito, no? Le piace? Il vostro social è nuovo, mi ha convinto. Mi sa proprio che mi iscrivo. Ma le piace? Cosa? Il social! Le piace? Ma perché continua a chiedermelo? Perché in questo non siamo diversi dagli altri social network. E perché ai nostri investitori interessa soltanto che lei dica: mi piace.